a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi presento questo mio nuovo progetto. Tutti i materiali che utilizzerò li trovate insomma sul sito Tutti a Mano Luisa, dove troverete tantissime cose oltre ciò che vi mostro in video, per cui non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito col tutorial. Vi illustro adesso ciò che ci occorre per questo nuovo progetto. Allora, una base 21x8 nera, circa 400 grammi di cordino in lurex nero e circa 250 grammi di lurex in oro della stessa tipologia. Come uncinetti io utilizzerò per il primo giro il numero 3 e per tutto il resto della lavorazione il numero 4. Tutti i materiali che vi propongo li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove vi invito sempre a dare un'occhiata perché ci sono sempre moltissime novità. A questo punto iniziamo il lavoro, cappiettino iniziale. Io inizio il primo giro come al solito dal lato più corto e iniziamo creando il primo punto basso al centro. In ognuno, tranne nei punti in cui adesso vi indicherò, andranno realizzati due punti bassi. Qui nel primo ne faccio solamente uno perché poi il secondo lo farò non appena completerò il mio giro. Quindi due punti bassi su quello successivo. In questo, dove c'è proprio la curva, ne realizziamo 3 e realizziamo così il primo aumento. E si prosegue fino ad arrivare all'altro angolo con due punti bassi in ogni foro. Ed eccoci arrivati al punto dove dobbiamo realizzare il secondo aumento, per cui anche qui realizziamo 3 punti bassi, 1, 2 e 3, e si prosegue nei restanti punti con 2, per cui qui sarà realizzato l'altro aumento e anche in questo punto, per cui ci vediamo non appena arriviamo a questo punto. Eccoci arrivati a fine giro. Adesso realizzerò il secondo punto che viene fatto appunto come vi avevo detto all'inizio, così sono 2 anche in questo foro, e chiudiamo al punto bassissimo. Adesso lascio questo uncinetto e prenderò il numero 4 con cui poi faremo tutta la lavorazione del corpo borsa. Catenella, e come al solito il primo giro che andiamo ad effettuare sarà il punto basso lavorato in costa, per cui prendendo come al solito solamente la costina esterna, senza più fare aumenti, quindi con le maglie, tutte le maglie che ci sono disponibili senza aumenti. Ci rivediamo alla fine del giro. Ed ecco realizzato il primo giro in costa, catenella, e adesso lavorando punti bassi normali e sempre senza creare aumenti continuiamo il nostro lavoro e lo facciamo per altri 4 giri e ci rivediamo per il cambio colore. Completati i primi 5 giri di punto basso col colore nero, chiudiamo come ogni giro punto bassissimo ed effettuiamo anche il cambio colore in questa maniera. Catenella iniziale, per cui ricordiamoci sempre chiusura a punto bassissimo e una catenella a inizio giro. Adesso faremo 2 giri di punto basso col dorato, alterneremo 2 giri di punto basso con il colore nero e ci rivediamo per iniziare insieme la striscia col punto stella. Arrivati alla fine dell'ultimo giro con il nero, fatto cambio colore, e iniziamo adesso con il punto stella. L'inizio del punto stella è con 3 catenelle. Prendiamo il filo, puntiamo sulla seconda delle 3, quindi in questa, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo, lo allunghiamo, riprendiamo il filo e puntiamo alla base di dove abbiamo iniziato, quindi nel punto di inizio giro, usciamo il filo e lo allunghiamo un po', saltiamo una maglia di base e andiamo in quella successiva. Puntiamo l'uncinetto, prendiamo il filo, lo estraiamo, lo allunghiamo al solito, riprendiamo il filo e blocchiamo
col dito. Nel caso in cui ci dovesse servire di staccare il dito per chiudere tutte le maglie, sarà poi facilmente, vi spiegherò come, capire qual è il filo dentro il quale poi reinserire l'uncinetto. Allora, nel momento in cui dobbiamo chiudere, potrebbe risultare necessario fare questa operazione, quindi lasciare per poter chiudere tutte le asoline. Questa qui dietro è il punto in cui, nell'eventualità succede questo, si inserisce l'uncinetto e si chiude appunto bassissimo. Catenella, prendiamo il filo, puntiamo al centro dove si sta formando la stella, entriamo con l'uncinetto, estraiamo il filo, lo allunghiamo, lo riprendiamo, puntiamo nell'ultimo punto eseguito, usciamo il filo, lo allunghiamo, lo riprendiamo, saltiamo un punto di base, andiamo in quello successivo, estraiamo ed allunghiamo, riprendiamo il filo, lo blocchiamo col dito. In questo caso sto riuscendo a non staccare il dito, ma comunque, come vi dicevo, è questo qui dietro, per cui inseriamo l'uncinetto, chiudiamo, catenella. Lo facciamo insieme un'ultima volta e poi potete proseguire da sole. Prendiamo il filo, puntiamo al centro, lo estraiamo e allunghiamo, riprendiamo il filo, puntiamo sull'ultimo punto eseguito, facciamo la stessa cosa ed allunghiamo, saltiamo una maglia di base, andiamo in quella successiva, estraiamo, prendiamo il filo, lo blocchiamo. In questo caso mi serve tenere con tutte e due le dita, e questo qui dietro, esattamente questo, è quello dove noi dobbiamo reinserire l'uncinetto, prendere il filo, farlo passare e chiudere. Ed ecco, a questo punto faremo il punto stella per circa 10 giri, per cui ci rivediamo per farvi vedere come continuare con la nostra borsa. Allora, io ho realizzato 6 giri di punto stella, poi ho iniziato nuovamente col colore nero e con il dorato, e su questi 4 giri, perché sono 2 e 2, e solamente su questi 4 giri, io ho creato degli aumenti esattamente in questi due punti, 1 e 2, in questi due punti io ho realizzato, anziché un solo punto basso, e anche da questa parte, quindi nell'esatto opposto, 2 punti per ognuno, in questi due all'angolo. Adesso ho ricominciato nuovamente con la sequenza del nero e da questo punto in poi non si faranno più aumenti, in maniera tale che con questi semplici 4 giri ho creato questa piccola svasatura per creare appunto la forma della borsa. Adesso ci rivediamo direttamente per creare insieme i manici. Ed eccoci arrivati al momento in cui dobbiamo realizzare i manici, quindi ricapitoliamo ciò che io ho fatto. 5 giri di punto basso col colore nero, li ho alternati a 2 color oro e 2 neri, 6 giri di punto stella, poi ho fatto 2 giri neri e 2 giri dorati con dei piccoli aumenti laterali e poi tutto il resto senza aumenti, alternando, facendo un po' di gioco di colore. A questo punto, per iniziare a realizzare i nostri manici, io mi sono divisa la borsa a metà, ho lasciato 15 punti, ho messo un marcapunti, ne ho lasciati 15, ho contato, insomma, ho cercato di centrare, perché la cosa fondamentale è proprio centrare il punto, e iniziamo con la realizzazione dei manici, per cui sempre punto basso, nessun aumento, nulla, tutto regolare fino al punto che precede il marcapunti. Ed eccoci qua. Adesso io qui ho lasciato 15 punti, dobbiamo realizzare delle catenelle, qualcuna in più, quindi io farei un 22 catenelle, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ne faccio un'ultima, ne realizziamo a questo punto 23 e andiamo, qui c'è il marcapunti, qui così è la stessa distanza, e realizziamo un punto basso. Procediamo nello stesso modo su tutte le maglie disponibili e non appena arriviamo da questa parte facciamo la stessa cosa, ci fermiamo nella maglia precedente, 23 catenelle e chiudiamo, per cui a questo punto ci rivediamo non appena arriviamo qui per procedere insieme col secondo giro. Eccoci arrivati a questo punto, quindi noi cosa facciamo? Prima della catenella facciamo l'ultimo punto e poi dobbiamo creare 23 maglie. Come vi dicevo nell'altro tutorial, anziché prendere solo questa asolina, per dare più solidità al manico, andare al centro, qui in mezzo. Spero che si veda anche se è nero. Visto, anziché qui, centrare, proprio beccarlo così il punto, in maniera tale che vi risulterà assolutamente più duro il manico. E si procede così su tutte le catenelle, quindi 23 devono risultare, 23 punti bassi. Si procede, identica cosa pure per l'altro manico. Si rifà un altro giro, finito questo se ne fa un altro, sempre a punto basso, e ci rivediamo insieme per rifinire il manico. Siamo arrivati alla fine, al completamento del secondo giro dei manici, dove abbiamo realizzato due giri di maglie basse. Come ultimo giro, io già ho iniziato e ho realizzato il punto bassissimo. Realizzo l'ultimo prima di arrivare sul manico e, come ho fatto in alcuni video precedenti, vi spiego come rinforzare e far venire anche molto carino il manico. Anziché puntare qui, puntiamo alla base del punto basso del primo giro, quindi qui, prendiamo il filo, lo usciamo, prendiamo solo una delle due coste del punto basso sottostante, riprendiamo il filo e chiudiamo a punto bassissimo. Ve lo faccio rivedere. Entriamo quindi in basso qui, estraiamo il filo, prendiamo solo, come se stessimo lavorando in costa, solo questa parte del punto, prendiamo il filo e lo chiudiamo a punto bassissimo. Un'ultima volta, questo è il primo giro, questo è il secondo, quindi questi due punti bassi alla base qui, prendiamo il filo, lo usciamo, prendiamo solo una parte della costa del punto basso sottostante, punto bassissimo, ed ecco il risultato. Questo procedimento bisogna farlo per tutto il giro. Arrivato qui invece continuiamo col punto bassissimo, stessa cosa sull'altro manico e ci rivediamo alla fine. Ed ecco la borsa completata. Il manico è venuto molto rigido, ho richiuso, come vi avevo detto, col punto bassissimo come rifinitura. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Non esitate a contattarmi, se avete delle domande fatele pure. Vi invito ancora una volta a dare un'occhiata al sito Tutto a Mano Luisa e ci vediamo presto col mio prossimo tutorial.